Ma chi ha mai detto che per pescare bisogna spendere tanto o bisogna avere degli strumenti super performanti? Io no. Questo è un video che vuole anche un po' rispondere a un paio di commenti che ho ricevuto in cui mi si diceva, uno mi è rimasto bene impresso, mi ha detto che questo è un canale per pescatori ricchi. Non è così, non è assolutamente così. I miei video sono adatti per tutti i pescatori, tutti quelli che vogliono approfondire il funzionamento dell'ecoscandaglio. In questo video specifico tratteremo un tipo di sonda in più varianti, da 600 watt, che è la più economica dell'Airmar. Mi è stata chiesta e a me fa piacere anche parlarci perché è una sonda che ha fatto veramente la storia, è stata il best product per tantissimo tempo e quasi tutti gli ecoscandagli di fascia media, anche di fascia alta direi, avevano nelle loro disponibilità questo tipo di sonda. È la sonda che ha fatto un po' la storia all'interno anche di Ironman, esiste da tantissimo tempo. È la classica P66, B45, tutti quanti l'abbiamo provata, tutti l'abbiamo vista, però tanti non sanno che è una sonda che va assolutamente ancora bene. Non è CIRP, è una sonda monotono, è una sonda che viene prodotta in più varianti, adesso vedremo quali, e per chi pesca in acqua non troppo profonda, quindi fino a 200-250 metri, è una sonda che mi sento assolutamente di consigliare. Anzi, dirò di più, per chi fa certe tecniche di pesca, come per esempio il big game, la pesca al tonno, questo tipo di sonda va veramente molto bene. È una delle sonde che ha il cono più ampio nella bassa frequenza. Ovviamente non si può pretendere tutto da questa sonda. Non è paragonabile con altre sonde che costano appunto migliaia di euro per certe caratteristiche. Non è CIRP, per esempio. E anche sul CIRP, farò un video su questo, non è che sia così fondamentale questo CIRP, dipende da cosa vogliamo fare, da cosa abbiamo bisogno. È una sonda che comunque, se conosciuta, se si sanno quali sono le sue caratteristiche e si ha, diciamo, almeno studiato un po' su come funziona l'ecoscandaglio e come funzionano le sonde, ci può dare assolutamente delle grandissime soddisfazioni in tantissimi tipi di pesca. È un tipo di sonda che riesce a vedere anche i calamari, cioè io ho amici che pescano normalmente i calamari e li vedono sul proprio strumento con questa sonda. Basta settare nel modo corretto il strumento. Voglio dire ancora una cosa. Gli strumenti non sono diversi per il prezzo che hanno o per le dimensioni degli schermi. E la stessa cosa vale per le sonde. Se io dovessi comprare la sonda più costosa che c'è in questo momento sul mercato e la vado a utilizzare in acqua poco profonda, rimarrò assolutamente scontento. Non riuscirò a vedere niente, perché sono sonde che costano tanto perché servono per andare molto profondo e funzionano bene quando vai a cercare target o analisi del fondo in profondità. Se io sto pescando fino a 100-150 metri, una sonda come queste da 600 watt monotono va benissimo. Non avrò la definizione delle sonde CIRP come la B150 o la B75L, che sono un altro tipo di sonda, però spendendo poco sarò sicuramente in grado di pescare, cercare il pesce, vedere come è fatto il fondo e poi vi insegnerò tanti trucchetti nel corso dei prossimi video che vi permetteranno di fare delle bellissime cose anche con questa sonda. Ancora una cosa, voi cosa pensate? È meglio uno strumento con una sonda economica in mani di un pescatore che sa usarlo? O è meglio uno strumento con una sonda costosa in mani di un pescatore che non sa usarlo? Secondo voi, tra i due, chi pesca di più?
alla fine della giornata? Chi ha uno strumento economico con una sonda economica ma sa usarlo bene, o chi ha uno strumento strafigo che ha speso un sacco di soldi con il top delle sonde ma non sa usarlo? Scrivetemelo nei commenti, sono proprio curioso, perché io sicuramente la mia idea ce l'ho, però voglio sentire anche la vostra. Va bene, iniziamo allora con questa sonda. Metteremo come al solito una piccola presentazione, così sarà più facile spiegarvi. Allora, questa sonda monta in tutti i casi il stesso sensore, cioè la parte ceramica, la parte che fa da, diciamo, che trasmette l'impulso ultrasonico e che anche ascolta l'impulso ultrasonico riflesso dai target dal fondo, è lo stesso in tutte queste varianti: P66, B45, B60. Qui cambia semplicemente il case, cioè il tipo di installazione. Abbiamo un'installazione sulla P66 da fare a poppa della barca. La B45 è un passante, è una sonda in bronzo che ha il faring block, che è questa parte blu che vedete dietro. Questa qui è in pratica la parte che serve per posizionare la sonda nel modo corretto quando la barca è inclinata. Comunque sulle installazioni delle sonde faremo un video a parte, perché ci sono tante cose da approfondire. E dopo c'è la B60, che è sempre la stessa identica sonda con il stesso sensore, che viene praticamente montata sulla barca a filo, quindi non ha bisogno del faring block. È praticamente l'ultima versione che ha fatto l'Aermar su questo tipo di sonde. Caratteristiche generali. Abbiamo detto che la B45, P66, B60, P319 e P58 usano tutte lo stesso elemento. E, piccola parentesi, ha un elemento circolare all'interno, se non sbaglio 40 mm. Lo stesso elemento viene utilizzato sia per la bassa frequenza che per l'alta frequenza. Infatti queste sonde non sono in grado di trasmettere contemporaneamente un impulso da 50 kHz e un impulso da 200 kHz, come per esempio la B260, che ha delle sonde, delle ceramiche separate all'interno. Tutta questa serie, questo tipo di sonda, la P45, P66, usa il stesso elemento sia per la bassa frequenza che per l'alta frequenza. E quando noi guardiamo lo strumento con le due frequenze separate, bassa e alta, la sonda trasmette una volta l'impulso della bassa frequenza e ascolta, e una volta l'impulso dell'alta frequenza e ascolta. Quindi, prima cosa da imparare: se utilizziamo questa sonda in pesca, è meglio non utilizzarla con le due frequenze contemporaneamente, perché andremo a rallentare il nostro strumento. Lui sarà obbligato a mandare prima la bassa e dopo l'alta, e questo vuol dire metterci il doppio del tempo. Utilizziamo queste sonde con una frequenza sola, scegliamo bassa frequenza per ricerca di target fino a una profondità, diciamo, di 60 metri, per la pesca di tonno se siamo in drifting, sempre per la risoluzione di target. Oppure utilizziamo l'alta frequenza se vogliamo fare l'analisi del fondo, cioè capire effettivamente il fondo com'è, o vogliamo avere una precisione maggiore sulla posizione del target. Quando si pescano i calamari, per esempio, con questo tipo di sonde, io preferisco fare una ricerca generale con la bassa frequenza. Quando li trovo, imposto l'alta frequenza e vado a cercarla di fino, perché se i calamari sono 40 metri e la bassa frequenza, come vedremo, arriva a 45 gradi, è molto probabile che i calamari non siano sotto la barca, ma siano spostati destra, sinistra, avanti o indietro. Con l'alta frequenza, quando li troviamo, siamo sicuri che ce li abbiamo proprio sotto. Allora, valutiamo i nostri dati. Il tipo di emissione, abbiamo detto, è monotono. Questa sonda funziona soltanto con frequenza in monotono, 50 kHz
o 200 kHz. La potenza massima applicabile sono 600 watt, frequenza appunto 50-200 kHz, l'angolo del cono a 50 kHz, quindi la bassa frequenza è molto ampio, 45 gradi, l'angolo del cono a 200 kHz è 12 gradi, quindi più stretto. Profondità massima, diciamo teorica, però in realtà sulla bassa frequenza ho raggiunto e anche superato a volte questa profondità. Parliamo di 350 metri. Sull'alta frequenza invece i 200 metri secondo me sono un po' esagerati, forse in condizioni ottimali, ma io direi di essere più tranquilli e di dire 150 metri sull'alta frequenza. Guardiamo un attimo i 3 tipi di installazione fondamentali e vedrete che dopo in realtà questi 3 tipi diventano direi 4, perché una di queste sonde non può essere installata in tutte le situazioni, ma lo vediamo adesso. Allora, P66 vuol dire installazione sullo specchio di poppa. Sono quelle classiche sonde che vanno messe dietro, hanno un sistema di coni in modo da posizionare la sonda sempre parallela rispetto al fondo quando la barca sta ferma in dislocamento, e come potete vedere anche dall'immagine praticamente deve essere posizionata circa 1 centimetro sotto la linea della carena. Il video sulle installazioni lo mettiamo a parte. Dopodiché abbiamo il passante con il firing block, in questo caso la sonda si chiama B45, è una sonda in bronzo, viene fornita con un firing block che va tagliato con l'inclinazione della carena. Passante a filoscafo, in questo caso di nuovo in bronzo. La B60 viene fornita in 2 varianti, o 12 gradi o 20 gradi. Il 12 la danno per carene che vanno dagli 8 ai 15 gradi di DRIS, cioè l'inclinazione della carena. I 20 gradi vanno bene per le carene dai 16 ai 24 gradi. Attenzione che sopra la sonda c'è scritto kill con una freccia. Quella freccia non deve essere posizionata nel senso longitudinale della barca, ma deve essere puntata verso il centro carena. La B60 non viene costruita per essere posizionata su una chiglia piatta. Infatti, per quel tipo di installazione esiste la P319, che non ha versioni col cristallo interno inclinato e viene semplicemente posizionata, non so, sul pianetto di coda della nostra barca. Deve essere posizionata su un punto piano. Diciamo che questi 2 ultimi tipi di installazioni sono quelli da preferire per le nostre barche, perché non creano turbolenze, funzionano molto bene anche quando andiamo in planata. L'importante è fare l'installazione nel modo corretto. Non devono esserci bollicine d'aria che ci passano sopra. Adesso andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questa sonda, perché alla fine parliamo sempre di una sonda singola. Questo è il grafico della parte bassa frequenza, 50 kHz. Come vedete il lobo è molto molto aperto e ci dicono praticamente che a meno 3 dB, cioè un'apertura a meno 3 dB vuol dire circa è un'unità di misura che indica l'intensità del suono che viene emesso e anche la ricezione. Ho fatto un video dove ho spiegato meglio, ve lo linko qua sopra, se volete capire proprio come si legge anche questo grafico e i 3 grafici sotto. In questo caso a noi non interessano perché non dobbiamo far paragoni con altre sonde. La sonda è solo questa e va analizzata questa. Non ha un alto rendimento, come vedete la figura di merito è molto bassa, sono quasi 35 dB, meno 35 dB. Questo vuol dire che non è una sonda performante, non riesce ad avere una grande pressione sonora e una ricezione altrettanto buona. Ma fino ai 350 metri, 300-350 metri, con la bassa frequenza ci arriviamo tranquillamente. Andiamo a vedere l'alta frequenza. Come vedete qui il cono è molto più stretto, infatti sono 12 gradi a meno 3 dB. La figura di merito è un po' migliore, funziona un po' meglio, come quasi tutte le sonde, su una frequenza appunto un po' più alta.
E questi sono i due grafici messi vicino. Quindi abbiamo 45 gradi per la 50 kHz, 200 kHz, 11 gradi. Quando usare uno e quando usare l'altro? Come ho detto prima, 45 gradi nella ricerca di target, vanno benissimo per profondità di 20, 30, 40 metri, 20, 30, 40. Se devo pescare 50, 60, 80, 100, allora anche per i target io preferisco usare l'alta frequenza. Mi permette di andare con un cono un po' più stretto e quindi avere sia un'analisi del fondo un po' migliore, ma anche essere sicuro che il target si trova effettivamente sotto la barca e non spostato. Un'altra cosa da dire è che questa è una sonda monotono. Questo vuol dire che, soprattutto sulla bassa frequenza, noi non avremo una definizione stupenda dei target, non riusciremo a raggiungere definizioni molto molto elevate, ma comunque la sonda li vede sempre. Cosa vuol dire questo? Avremo dei mark più tozzi, se ci sono più pesci uno vicino all'altro, magari non si riusciranno a distinguere uno dall'altro, però comunque li vediamo. Il solito discorso, non si può volere proprio tutto. In certe situazioni, 150 metri, 130, 180, forse però discrimina più facilmente questa perché ci fa un mark un po' più spesso sul nostro ecoscandaglio rispetto alle sonde CIRP. Io conosco persone che hanno sonde CIRP e alla fine le usano in monotono perché dicono si trovano meglio, riescono a vedere bene, meglio i target. I pescatori professionisti usano quasi sempre il monotono e non il CIRP. Riescono a definire meglio, appunto, riescono a vederlo meglio, è un po' ingrossato. Tra le due frequenze ha un po' più di definizione la 200 kHz, perché avendo un'onda ultrasonica più piccola, cioè la misura è più stretta, la frequenza è più elevata, ci permette di avere una discriminazione, una definizione del target un po' superiore, però non ci sono tutte queste grandi differenze. Io direi di scegliere sempre il cono in funzione di quello che vogliamo fare. Se vogliamo cercare target e siamo a profondità relativamente basse, basso, cono bassa frequenza. Se vogliamo cercare target con più precisione, oltre i 20, 30, 40 metri, usiamo magari l'alta. Se vogliamo andare fino a pescare a 200, 250 metri, 300 metri, useremo la bassa frequenza, che è quella che ci permette di andare più profondo. L'alta frequenza purtroppo non ci permette di andare troppo profondo. La bassa frequenza sicuramente sì.